Dall'1 al 3 aprile 2023 il team di ricercatori dell'Università di Roma 3 è tornato sull'isola di Coluccia per procedere con la campagna di ricerca iniziata nel 2022 in collaborazione con l'Osservatorio Naturalistico dell'isola di Coluccia. Guarda. Che schifo! Magari con questo le evitiamo, Ok. Guarda. Non è che mi salta addosso. No, al massimo ti uccidi, tranquilla. Prendo questo. Mi chiamo Andrea Di Giulio e sono un professore associato di zoologia presso il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma 3. Siamo qui a Coluccia per studiare la biodiversità animale. Oggi è il primo giorno di campionamenti e stamattina abbiamo affrontato lo studio di alcuni gruppi di artropodi presenti nella lettiera, nel sottobosco della macchia mediterranea di Coluccia. Naturalmente abbiamo cominciato anche di nuovo lo studio degli impollinatori insieme ai ragazzi che mi hanno dato una mano per raccogliere con metodi standardizzati, con retini entomologici essenzialmente. E oltre agli impollinatori la fauna di ragni presenti sull'isola, utilizzando ombrelli entomologici per battere sulla vegetazione, altre tecniche di cattura a vista che hanno portato già i primi esemplari utili a essere studiati. Sono Tommaso Fusco, sono ricercatore presso l'Università degli Studi di Roma 3 e in particolare io mi occupo di ragni. Oggi stiamo osservando dei ragni allo stereomicroscopio e in generale riscontriamo una grande diversità di queste specie in queste aree, con tante specie anche interessanti, visto che ci troviamo in un'area molto particolare della Sardegna. Sono Matteo Annessi, tesista dell'Università degli Studi di Roma 3. Mi trovo davanti a uno stagno all'interno dell'isola di Coluccia, un corpo d'acqua dolce che ha una grande importanza a livello ecosistemico perché ospita una grande biodiversità sia di vertebrati che di invertebrati. Attraverso questo retino campiono gli insetti acquatici, il materiale raccolto lo inserisco in questa vaschetta, nelle pinzette per prendere gli insetti più grandi e la pipetta invece per le larve acquatiche. Questi insetti poi verranno portati all'università in laboratorio per studiarli e identificarli. Abbiamo appena messo in analisi alcuni campioni di acqua del laghetto qui a Coluccia. Qua in particolare abbiamo fatto partire due tipi di analisi, un'analisi di conta dei batteri totali e invece un'analisi solamente di batteri coliformi. Questo macchinario utilizza una tecnologia che si basa sul cambiamento di colore, quindi la variazione di colore all'interno della provetta. Infatti ci sono delle sostanze che interagiscono con i batteri e in base alla quantità cambia la velocità di cambiamento di variazione di questo colore. E quindi il macchinario è in grado di capire, di calcolare dal tempo di variazione di colore la quantità di batteri presenti in ogni fialetta. Questa mattina, nonostante il vento, siamo venuti qui alle dune vicino all'entrata dell'isola di Coluccia per campionare alcuni insetti, in particolare impollinatori, ma anche alcuni altri insetti che si trovano nelle prime parti della vegetazione. Per fare questo utilizziamo questo strumento che si chiama retino a sfalcio, che si usa battendolo sulla vegetazione. Pensavo che col vento e comunque con le condizioni non si pendesse tanto, come vedete stamattina sono riuscito a catturare un bel po' di esemplari. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa campagna di campionamento e in questi giorni il tempo non è stato particolarmente clemente, però siamo contenti del materiale che siamo riusciti a raccogliere e adesso porteremo in laboratorio i campioni. Chiaramente questi campionamenti devono essere protratti per il resto della primavera, estate e l'autunno, quindi non vediamo l'ora di tornare nell'isola di Coluccia alla prossima avventura. Per scoprire e identificare tutta la ricchezza di specie presenti nella biodiversità dell'isola di Coluccia è necessario disporre di un bagaglio di conoscenza articolato e dettagliato, ma anche pazienza e soprattutto tanta passione per questi mondi nascosti ai nostri occhi, ma infiniti se visti con la lente di ingrandimento.